Chiacchiere in TV. Chiacchiere in TV. Ultime notizie. Sono l'avatar di Amadeus, ho detto. Il Festival di Sanremo si farà e vi posso già dire che si farà al Teatro Ariston. Saranno 5 serate e alla seconda sera ci sarà una grossa polemica. E vi anticipo che nella serata finale darò il nome della canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2024. E non è ancora iniziato. E tutto bene? Adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Ecco la news di oggi. Marco Mengoni ha già lasciato il segno nella storia del Festival di Sanremo, vincendo per la seconda volta in 10 anni esatti il celebre Festival della canzone della Città dei Fiori. Il suo singolo Due Vite è già ai vertici di tutte le classifiche in Italia e in Europa e senza dubbio anche le date nel prossimo futuro gli daranno grande piacere. Premia il nostro lavoro con un like. Si tratta del secondo successo per il cantante di Ronciglione, dopo aver vinto nel 2013 a Sanremo con uno dei capolavori, Ressenziale. Ha anche vinto il primo posto nella cover night di venerdì sera con Let It Be dei Beatles, accompagnato dal Kingdom Choir. Altro meritato riconoscimento è stato il premio Bigazzi per la migliore colonna sonora originale. Al momento dell'annuncio finale, il cantante era visibilmente commosso ed emozionato, e le parole non possono esprimere la gioia che traboccava dai suoi occhi e dalla sua voce piangente. Dedico questa vittoria agli artisti partecipanti, ha dichiarato tra le lacrime Mengoni poco dopo aver ricevuto la famosa statuetta del vincitore. Una folla festante, eccitata dalla vittoria di Idol, attendeva il vincitore davanti all'Ariston. Internet sta diventando virale per Marco Mengoni che ricambia un inchino a questa confessione d'amore. Vai alla community e vota il sondaggio. Il volto un tempo familiare di The X Factor ha mostrato ancora una volta grande umiltà e si è letteralmente inginocchiato davanti alla folla esultante. Intanto, in un'intervista davanti al microfono di un noto quotidiano nazionale, il cantante di Ronciglione ha già svelato il suo futuro e come conta di godersi questa grande vittoria nelle prossime settimane. Questo momento di giubilo ha trasmesso grande gioia ed emozione a mia madre Nadia, certo che è mio figlio, ma Marco se lo merita davvero. Ha lavorato tanto per Sanremo. È il nostro orgoglio. Torno alla musica e alla famiglia. Adesso sono anche zio. 2 volte vincitore del festival, non vede l'ora di riabbracciare la sua famiglia e il suo paese d'origine mentre preparano una grande festa per dargli il benvenuto. Mengoni ha anche rivelato di essere diventato zio pur non avendo fratelli, il figlio di un cugina strettissima. Ciao, alla prossima. Pubblicità con il cuore. Amore? Sono l'avatar di Alfonso Signorini, ho detto, al GF VIP quest'anno. Ci saranno facce note e la gente non dovrà chiedersi, ma chi è questo? I NIP saranno gente comune, come il vicino di casa. Ho fatto il provino ad un NIP, un ciabattino di Arezzo, in una maniera spaziale. Mi ha detto che era sui social ma aveva poco più di 1000 follower, ma meno male. Sarà interessante vedere come la gente comune si relaziona con il VIP. Oggi riparliamo di Antonella e Edoardo. Tu da che parte stai? Adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Nonostante la loro separazione, Antonella Fiorderisi ed Edoardo Donnamaria sono rimasti fedeli alle promesse professionali fatte ai loro fan, partecipando anche a eventi insieme di tanto in tanto. Fiorderisi ha detto che l'ex coppia si è riunita ieri per un evento all'agriturismo Pudeci nel Ravennate. Cosa ti costa un piccolo like per premiare questo lavoro? Torniamo ai Donnalisi. Molti sostenitori si sono radunati per Edoardo, e Antonella ha risposto.
C'erano foto, giochi divertenti e alcuni presenti che sottolineavano la ritrovata armonia tra i due quando li videro riavvicinarsi. Fino a pochi giorni fa si diceva che ci fosse un senso di tensione a questi eventi, con la stessa Antonella chiaramente assente a causa del clima difficile con l'ex fidanzato. Il fatto che le cose sembrino essere cambiate ha portato alcune persone a considerare di migliorare la loro relazione. A sostegno di queste ipotesi, sui vari social network sono stati condivisi video di Antonella Fiorderisi ed Edoardo Donnamaria che si scambiano sorrisi, parole di ringraziamento, affetto e gesti gentili. Vai nella nostra community e vota il sondaggio, da che parte stai? Tuttavia, nessuno dei due ha commentato le richieste dei fan, a differenza di altri episodi in cui i fan hanno negato e dichiarato di non averne bisogno. Antonella confessa di sperare ancora in un ritorno, è davvero difficile coltivare queste cose fuori. Se continuerà o meno la nostra storia? Spero di sì. Ecco cosa ha scritto Donnamaria, su Twitter, ha voluto ringraziare i fan, è stato un weekend impegnativo ma importante. Come sapete non parlerò delle mie questioni private, sono qui per ringraziare ognuno di voi. Ringrazio chi è venuto ai vari eventi, ma ringrazio anche chi non è potuto venire e ci ha sostenuto da casa. Senza di voi non saremmo nulla. Ciao, alla prossima. Ultime notizie. Sono l'avatar di Maria De Filippi, ho detto. A me fanno paura gli uomini troppo stupidi. Mi fanno paura quelli che sono attenti alle cose che indossi e non alle cose che dici. Mi fanno paura gli uomini che non capiscono che amare una donna vuol dire amare la sua libertà. Oggi pubblichiamo un video sulle novità di Amici 2023. Tu chi vorresti eliminare tra i professori? Adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Da anni si chiacchiera che la cantante di Mezzomonde, Emma Marrone e la cantante di Karaoke, Alessandra Amoroso possano tornare ad Amici. Si è parlato molto, ma oggi questo ritorno sembra più sicuro che mai. Cosa ti costa mettere un like? Nelle ultime settimane sono stati fatti vari annunci riguardanti la prossima stagione di Amici di Maria De Filippi, che si preannuncia ricca di novità e nuovi personaggi. Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Emanuel Lo e Alessandra Celentano sono già stati confermati, ma per due motivi questo non vale per Alisa e Raimondo Todaro, che avrebbero dovuto lasciare il programma. La cantante, infatti, avrebbe espresso il desiderio di dedicarsi maggiormente alla musica, mentre Todaro avrebbe litigato sulla presenza del ballerino a il talent show condotto da Maria De Filippi, cosa che Todaro avrebbe discusso con alcuni suoi colleghi di Amici 2023, tra cui la stessa presentatrice. Consiglio da amica per un amico: vai nella nostra community e vota il sondaggio, chi vuoi eliminare tra la Cuccarini, Zerbi, Celentano, Lo. Inizialmente si era diffusa la voce che Patti Bravo potesse sostituire Alisa, ma sembra ormai lontana l'ipotesi che l'artista di Pazza Idea possa effettivamente esibirsi a Canale 5, lasciando spazio ad altre due cantanti, Emma Malone, 39 anni, e Alessandra Amoroso, 36. Hanno potuto condividere le loro esperienze con le matricole della scuola nell'ambito di Amici Talent Show, che li ha aiutati a costruire carriere di successo. Per quanto riguarda Raimondo Todaro, potrebbe prendere il suo posto Elena Damario, ballerina professionista che da diversi anni fa parte del cast del programma, ma il suo ruolo nella nuova stagione potrebbe essere quello di insegnante di danza. Ciao, alla prossima! Sono l'avatar di Maria De Filippi, ho detto. Ad un certo punto finirà. Nel caso diventassi patetica nel continuare a voler andare in video, spero che qualcuno mi bussi sulla spalla. Non mi fa paura il tempo che passa, mi fa paura la solitudine.
Tu sei solo? E se vuoi essere aggiornato iscriviti, adesso, qui sotto e attiva la campanella. Il più famoso programma televisivo di incontri sta per riprendere le riprese. Tra qualche settimana ancora, Uomini e Donne 2023-2024 tornerà su Canale 5 con tante nuove storie. 4 tronisti apriranno la prossima stagione del campionato classico. Potrebbero esserci delle sorprese, ma, gradito? Potrebbe tornare il corteggiatore precedente. Le riprese degli episodi di Uomini e Donne inizieranno alla fine di agosto, il 28 agosto per l'esattezza. Non ti costa nulla, basta un click, metti un like al video. I classici protagonisti del trono che cercano una donna o un uomo nella loro vita diventano 2 ragazzi e 2 ragazze. Un volto nuovo in TV, ma non solo. Uno dei 3 protagonisti della stagione 2022-2023 dello show, condotto da Maria De Filippi, potrebbe infatti salire sull'ambito trono. Tra i volti già noti al pubblico ci sono Alice Barisciani, Alessandra Fumagalli, Christian Di Carlo e altri. Alice Barisciani è apparsa nello show come corteggiatrice di Federico Nicotera, che aveva una cotta per Carola. La storia d'amore è finita dopo poche settimane. Nato nel 1996, è titolare di un negozio di abbigliamento nella sua città natale, Siena. Non dimenticare di visitare la community e di votare nel sondaggio "Chi vuoi mandare via?". Tra Gemma Galgani, Riccardo Guarnieri, Roberta Di Padua e Armando Incarnato. Alessandra Fumagalli, 28 anni, è invece diventata la corteggiatrice di Luca Daffre e alla fine l'ha scelta. Ma anche in questo caso il rapporto è naufragato dopo pochi giorni per troppe incomprensioni. Il suo Instagram ha 118.000 follower. Qualche giorno fa ha avuto un incidente che fortunatamente non ha pregiudicato la sua salute. Invece Christian Di Carlo è diventato uno dei corteggiatori di Nicole Santinelli, ma Santinelli ha deciso di lasciare il programma in anticipo perché delusa dal comportamento del tronista. Un'altra domanda che molti fan dello show si sono posti riguarda la possibilità di vedere le seduttrici dell'Isola della Tentazione salire al trono. Chissà se uno di loro non sarà nel programma di incontri di successo di Maria De Filippi. Ciao, alla prossima! Hanno chiesto: quanto guadagna? Sono l'avatar di Tina Cipollari e ho detto, no Maria, io esco. A volte mi chiedo, ma dopo tutti questi anni la gente non si è ancora stufata di me? Oggi pubblichiamo un video su Maria De Filippi. I segreti della presentatrice più presente di Canale 5. Adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Regina del pubblico e programma di successo, Maria De Filippi è diventata un punto di riferimento nelle famiglie italiane e molti artisti sono stati introdotti nel mondo dello spettacolo grazie ai suoi programmi. Nata il 5 dicembre 1961, Sagittario, ha lasciato Milano per conquistare tutto il mondo dello spettacolo. Ma non farti ingannare se la trovi sui social. Ha molti profili di fan su Instagram, ma nessuno di quelli che gestisce. Dal matrimonio con Maurizio Costanzo alle curiosità della sua vita personale, diamo un'occhiata più da vicino alla conduttrice e quanto guadagna Maria De Filippi. Secondo l'indagine di Italia Oggi sugli stipendi dei direttori più in voga, Maria De Filippi guadagna circa 10 milioni l'anno. Ma se si aggiunge l'utile di Fasino PGT, di cui detiene il 50%, il bilancio 2018 dovrebbe avere un fatturato di 65,8 milioni e un utile di 3,4 milioni. Quel numero aumenterà in modo significativo. Ama i cavalli, cucina dolci, ama l'odore della benzina. Non ti costa nulla, basta un click, metti un like al video. La De Filippi ama molto i cavalli e ne possiede 3, Ghost, Talamone e Irco. Per i suoi 38 anni il cast di Buona Domenica le ha regalato anche un pony. Ha iniziato a cavalcare da bambina, ma dopo una caduta e una caviglia rotta, ha deciso di smettere di cavalcare per molti anni. Indossa sempre 2 collane. Uno del designer di Givenchy Riccardo Tisci e l'altro di Maurizio Costanzo. I suoi dolci sono famosi e lui non si arrende mai e li mangia per tutto lo spettacolo. È un piccolo rituale e aiuta un po' nel corso del suo programma.
I dolci al limone di Pastille Leone, Leonnel. Una delle sue migliori amiche è Sabrina Ferilli. Maria De Filippi ha rivelato a Vanity Fair di non essere una grande cuoca, dicendo: può mettersi in imbarazzo con un uovo alla coco e avvicinarsi come un'astrofisica. Durante un'intervista a Telling, Maria De Filippi e Raffaella Cara iniziano ad approfondire alcuni segreti della conduttrice. Soprattutto amava l'odore della benzina e diceva che da bambina sognava di diventare una commessa di benzina. Laureata in giurisprudenza. Ecco perché è seduta sulle scale. Non dimenticare di visitare la community e di votare nel sondaggio per questo video. La sua vita è cambiata crescendo, laureandosi in giurisprudenza con 110 e lode. Era una regina coraggiosa, soprattutto da bambina. Come rivelato in C'è posta per te, frequentava l'asilo da sola, senza che nessuno la accompagnasse. Fin dall'infanzia, suo fratello non era stato molto comprensivo nei suoi confronti, quindi un giorno ha deciso di spararle con una pistola. Maria De Filippi e suo fratello, Giuseppe De Filippi, che ha 7 anni in più, sono ancora in buoni rapporti, e quanto successo in passato sembra essere solo uno svarione giovanile. Perché sei sempre seduto sulle scale in studio durante la trasmissione? La registrazione è durata 4 ore e 64 minuti e non ce la facevo più, ha detto della registrazione di una puntata di Uomini e Donne. In alcuni casi, il processo decisionale può essere più semplice e lineare di quanto si possa pensare. Amore? Sono l'avatar di Belen Rodriguez, ho detto. Ho una vita vera da vivere e un cuore più grande del mio lato B. Oggi pubblichiamo un nuovo video che tratta la mia vita. Tu chi preferisci, Stefano De Martino o Elio Lorenzoni? Adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Negli ultimi giorni ci sono chiacchiere su un allontanamento definitivo tra me e Stefano De Martino. Abbiamo dei dubbi perché i due hanno smesso di portare le fedi nuziali, è una prova evidente della loro separazione. Non ci sono smentite dai diretti interessati. Non ti costa nulla, basta un click, metti un like al video. Le chiacchiere che il ballerino campano avesse una relazione con Alessia Marcuzzi si leggono nei social, con De Martino seduto accanto a Pinera alla presentazione dei palinsesti Rai. Toglietevi dalla testa che Stefano abbia avuto una relazione con Alessia Marcuzzi, ha assicurato l'esperta di gossip Dianila Marzano. Ma Dianila ha parlato anche di Elio Lorenzoni, imprenditore bergamasco, che è stato visto mano nella mano con me alla festa di compleanno di Ignazio Moser vicino a Milano il 14 luglio. Dicono che io lo sto frequentando e si chiacchiera che la nostra storiella possa essere più antica della storia d'amore tra me e Antonino Spinalbese. Non dimenticate di visitare la community e di votare nel sondaggio per questo video. Questa voce è certa o verrà smentita? Lo scopriremo a tempo debito. La storia d'amore tra Stefano De Martino e me potrebbe essere falsa. Ancora una volta. Una nuova crisi. La rivista Chi, diretto da Massimo Borgnis, ha pubblicato le foto di una serata particolare, di me che festeggio con il fidanzato della sorella Cecilia, Ignazio Moser, ma all'improvviso arriva anche Elio Lorenzoni e potrebbe aver preso il posto di De Martino. A giugno io e Stefano siamo stati visti insieme a Ponza, ma alla presentazione dei palinsesti Rai, il luglio scorso, Stefano non portava la fede al dito. Si potrebbe dire che è un scoop. Amici, scatenate l'inferno, volevo dire il gossip. Sono l'avatar di Silvia Tofani, ho detto. Il rischio in certe situazioni delicate è quello di fare domande troppo invadenti. A volte è meglio tacere, anziché dire una parola di troppo. Oggi pubblichiamo un nuovo video di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Abbiamo scambiato la foto di Rosalinda con quella di Alessandra Sgolastra, ex di Andrea, nel video precedente. Questo grazie a una nostra iscritta che non ci perdona l'errore. Chiediamo pubblicamente perdono e adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità.
Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga festeggiano 2 anni d'amore e si confessano a Silvia Tofanin a Verissimo. Si sono conosciuti al Grande Fratello VIP nel 2020 e riflettono sulla loro relazione. E sono tutte belle notizie. Innanzitutto sul matrimonio. Abbiamo l'anello e gliel'ho regalato al nostro primo anniversario, dice Andrea. Il suo sogno è creare una famiglia. Il primo mattone sarebbe una bella ragazza, secondo Andrea. Rosalinda descrive anche il loro segreto: siamo molto uniti. Non ti costa nulla, basta un click, metti un like al video. Ci aiutiamo a vicenda. Andrea non si è mai fatto condizionare dal fatto che io non sia mai stata giudicata. Pace con il padre. E per Andrea Zenga anche il rapporto, in precedenza travagliato, con il padre Walter è una benedizione. Ora, dice Andrea, con papà ora va meglio, dice infatti Zenga. Ogni tanto andiamo anche allo stadio insieme. Abbiamo deciso di lavorare su quello che abbiamo in comune per costruire un nuovo futuro insieme. Non dimenticate di visitare la community e di votare nel sondaggio per questo video. Ricordate cosa ha detto Rosalinda a Verissimo? Avevo affidato la mia vita ad altre persone. Mi era stato detto che per la televisione dovevo perdere dei chili. Per questo per tantissimi anni sono sprofondata nell'anoressia, ma non mi rendevo conto. Non avevo la percezione di come fossi. Credevo a tutto quello che mi dicevano e mi lasciavo condizionare. Dal GF VIP all'altare, la storia d'amore tra Andrea e Rosalinda continua. L'attrice ha confessato la sua relazione con Zenga, affermando che sono molto complici sotto le lenzuola. L'attrice siciliana si è confessata dalle pagine del settimanale Chi, sotto le lenzuola va tutto bene. In tutte le salse, sono anche pro all'uso di sex toys a letto, ma per ora ci bastiamo da soli e non li utilizziamo. Diciamo che ci bastiamo e ci avanziamo. Se in futuro li useremo vi faremo sapere. Io sono una da coccole anche per ore e ore. Lui resiste al massimo 10 minuti, poi si stacca. Andrea ha detto: mi seduce con lo sguardo, ma la preferisco in mutande. Se proprio devo decidere, la preferisco in culotte. Sono l'avatar di Anna Valle, ho detto. Sono fiera di essere siciliana. Di questa terra ci sono molte cose che mi corrispondono, una tra tutte, un proverbio: chi nasce tondo non può morire quadrato. Ecco il titolo di oggi. Oriana Marzoli annuncia che lei e Daniele Dal Moro sono tornati insieme. Spero che ci amiate così. Loro sono tornati insieme e tu adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Sembra non avere fine la storia di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. A quanto pare, Oriana e Daniele stanno insieme. I due ex concorrenti del Grande Fratello VIP 7 sono infatti tornati insieme. Dopo diversi litigi e incomprensioni nella casa del GF VIP 7, il rapporto tra la venezuelana e il figlio di Gianpietro Dal Moro era pesante fuori come ai bei tempi, e i due si erano allontanati più volte. Fino a questa riconciliazione. Non ti costa nulla, basta un click, metti un like al video. Inizialmente si trattava di una serie di Instagram Stories postate dai due da un luogo condiviso. In seguito, però, la seconda classificata del GF VIP 7 ha postato un video con Dal Moro, annunciando la loro riconciliazione. Siamo stati lontani per giorni e ora siamo tornati insieme. Per favore, amateci così, ha scritto nel video. La loro riconciliazione è stata celebrata con un bacio appassionato nella piscina soleggiata dove è stato girato il video, e i continui alti e bassi e gli infiniti tira e molla tra i due non sono evidentemente piaciuti al pubblico. Anche l'esperto di gossip Alessandro Rosica non ha dubbi. Oriana e Daniele sono tornati insieme dopo il peggiore scambio di insulti e minacce. Ricordati di andare sulla community e votare il sondaggio di questo video. La riconciliazione tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli per l'ennesima volta ha diviso anche i fan.
I sostenitori degli Oriele sono entusiasti della reunion, ma non mancano le critiche alla coppia, che non convince più. Un utente di Twitter ha affermato che Oriana e Daniele sono la definizione della parola spudorati e ha detto sarcasticamente che dovrebbero già trovare un nuovo colpevole per la loro prossima lite. Secondo lui, i due non hanno più alcuna credibilità. D'altra parte, morti di fama è il verdetto di qualcun altro, e mostra ciò che molte persone pensano di questo ménage, che è tutto per ottenere riconoscimenti e nient'altro. Hanno chiesto: perché fa così caldo? Sono l'avatar di Albert Einstein, ho detto. C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica, la volontà. Adesso iscriviti qui sotto e attiva la campanella per essere sempre aggiornato sulle nostre novità. Il caldo estremo che si sta verificando nel mondo è causato da una serie di fattori, tra cui 1. Il cambiamento climatico. Il riscaldamento globale sta causando un aumento della temperatura globale, che si traduce in condizioni meteorologiche più estreme, tra cui ondate di calore. 2. La deforestazione. La deforestazione rimuove alberi, che aiutano a raffreddare l'ambiente assorbendo l'anidride carbonica. Questo può portare a un aumento delle temperature e ad altre condizioni meteorologiche estreme. 3. L'inquinamento. L'inquinamento atmosferico può contribuire al riscaldamento globale e ad altre condizioni meteorologiche estreme. 4. I cicli naturali. C'è anche una componente ciclica alle ondate di calore, che possono essere causate da fattori come l'oscillazione decadal-pacifica, PDO, e l'oscillazione multidecadal-atlantica, AMO. La combinazione di questi fattori sta portando a un aumento della frequenza e dell'intensità delle ondate di calore in tutto il mondo. Queste ondate di calore possono avere un impatto significativo sulla salute umana, sull'economia e sull'ambiente. Qual è il programma più visto in Italia? Per il canale ti invito adesso di mettere un bel like e ti sentirai meglio. Il programma televisivo più visto in Italia è il Festival di Sanremo. Il festival è un concorso canoro che si tiene ogni anno a Sanremo, in Liguria. Il concorso è stato trasmesso per la prima volta nel 1951 e da allora è diventato uno degli eventi televisivi più popolari in Italia. Il festival è trasmesso dalla RAI, la televisione pubblica italiana. Il programma è seguito da milioni di persone in Italia e in tutto il mondo. Il vincitore del Festival di Sanremo rappresenta l'Italia all'Eurovision Song Contest, il concorso canoro più importante d'Europa. Italia è la prima nel mondo? Ti invito ad andare nella homepage e cliccare su Community e rispondi al quiz e vota i sondaggi. L'Italia è la prima nel mondo in molti campi, tra cui un'arte e cultura. L'Italia è la culla della civiltà occidentale e vanta un patrimonio artistico e culturale senza eguali. Il paese è sede di alcune delle più famose opere d'arte del mondo, come la Cappella Sistina, il Colosseo e la Torre di Pisa. 2. Cucina. La cucina italiana è una delle più famose e apprezzate al mondo. Il paese è famoso per le sue ricette tradizionali, come la pasta, la pizza e il risotto. 3. Moda. L'Italia è una delle capitali mondiali della moda. Il paese ospita le più importanti case di moda del mondo, come Gucci, Armani e Versace. 4. Design. L'Italia è una delle nazioni leader nel design industriale e di prodotto. Il paese ha prodotto alcuni dei più iconici oggetti di design del XX secolo, come la sedia superleggera di Gio Ponti e la lampada arco di Achille Castiglioni. 5. Automobili. L'Italia è una delle nazioni più importanti nel settore automobilistico. Il paese è sede di alcune delle più famose case automobilistiche del mondo, come Ferrari, Lamborghini e Maserati. 6. Turismo. L'Italia è una delle destinazioni turistiche più popolari al mondo. Il paese è famoso per le sue bellezze naturali, come le Alpi, il Mar Mediterraneo e le isole della Sicilia e della Sardegna. L'Italia è un paese ricco di storia, cultura, arte, moda, design e gastronomia. È una destinazione turistica di fama mondiale e un leader in molti settori industriali. Amici di Chiacchiere in TV.
Partecipa. Sono Silvano, lo chef nostrano. Ecco la ricetta degli spaghetti alla carbonara. Ingredienti. Iscriviti. 1 400 g di spaghetti. 2 200 g di guanciale o pancetta affumicata. 3 4 tuorli d'uovo. 400 g di parmigiano reggiano grattugiato. 5 mezzo cucchiaino di pepe nero macinato. 6 sale quanto basta. Procedimento. Metti un like. 1 porta a ebollizione una pentola d'acqua salata e cuoci gli spaghetti secondo le indicazioni sulla confezione. 2 nel frattempo, taglia il guanciale a listarelle sottili. 3 scalda un tegame a fuoco medio e aggiungi il guanciale. Fai rosolare per 5 a 7 minuti o finché non sarà croccante. 4 togli il guanciale dal fuoco e mettilo da parte. 5 in una ciotola, sbatti i tuorli d'uovo, il parmigiano reggiano, il pepe nero e un pizzico di sale. 6 scolare gli spaghetti al dente e trasferirli nella ciotola con le uova. 7 aggiungi il guanciale croccante e mescola bene. 8 servi gli spaghetti alla carbonara subito con un'abbondante spolverata di pepe nero macinato. Consigli. Vai nella community e vota i sondaggi. 1 per un risultato più cremoso, usa una pentola di acqua abbondante e poco sale. 2 non cuocere troppo gli spaghetti, devono essere al dente. 3 aggiungi il guanciale croccante alla fine della cottura, così non diventerà molle. 4 se ti piace, puoi aggiungere una spolverata di prezzemolo tritato fresco sopra gli spaghetti alla carbonara. Amica o amico, evviva! Sei giunto alla fine del video. Di seguito ci sono i consigli ad altri video. Ci rende felici per il gradimento e per restare aggiornati iscriviti e attiva la campanella. Cosa ti costa? Se vuoi mantenere il legame che ci unisce, non puoi rifiutarti di farlo. Metti un bel like. Non sai di cosa sono capace. Un caloroso saluto da Gossipino e dalla mia passerina e torna a trovarci presto. Se davvero ci tieni a me, devi farlo. Ciao amica o amico, ti va di guardare altri video? Clicca sul filmato scelto. Se ami il gossip e i social, noi pubblichiamo video tutti i giorni. È stato un piacere averti qui, torna a trovarci, ti aspettiamo. Ciao ciao.